Benvenuti nella parte B del video numero 9 riguardo alle ante. Purtroppo sono stato costretto a fare questa parte B perché non sono riuscito a inserire tutti i contenuti all'interno dei 10 minuti del primo video. Quindi continuiamo pertanto da dove abbiamo interrotto nel precedente video e preoccupiamoci adesso di dimensionare le nostre ante, quindi il cube. Allora le nostre ante intanto prendono la larghezza dal numero dei vani, quindi i vani sono stati già suddivisi e possiamo dimensionare quindi la dimensione x del size del cubo. Ecco che le nostre ante si dividono. A questo punto prendiamo anche l'altezza, perché l'altezza delle ante non è altro che l'altezza complessiva del nostro modulo. Ecco qui le nostre ante. E poi abbiamo visto il discorso della y, e siccome sulla nostra destra abbiamo uno spessore frontale per quanto riguarda qui i geometry node, possiamo collegare la y allo spessore frontale che abbiamo impostato. Quindi andiamo in cerca dello spessore del frontale, eccolo qui il nodo, lo spostiamo più vicino e lo colleghiamo alla dimensione y del cubo. Quindi adesso, aumentando o diminuendo lo spessore del frontale, anche le nostre ante aumentano o diminuiscono di conseguenza. Ecco qui. Non rimane adesso che spostare la posizione delle nostre ante sulla parte opposta del nostro mobile. Quindi si tratta di dare valori, in questo caso negativi, sull'asse y, quindi valori negativi, in quanto si sposterà questa linea, la linea della mesh line, sulla parte anteriore del nostro mobile. Pertanto di quanto dovremmo spostare la nostra linea, la dobbiamo spostare del valore di tutta la profondità sommato anche al valore della metà dello spessore del frontale delle ante. Ovviamente questo sarà tutto in negativo. Quindi procediamo con il duplicare intanto il nodo divide. Quindi dobbiamo dividere per 2 lo spessore del frontale. Duplichiamo il nodo e lo trasformiamo in add, aggiungi, e aggiungiamo il valore della metà del frontale a tutta la profondità del mobile. A sua volta siccome abbiamo parlato del fatto che tutti questi valori devono essere negativi, perché ci stiamo spostando dall'altra parte dell'asse delle y, sul lato negativo, dobbiamo moltiplicare per meno 1 il valore così ottenuto. Quindi lo moltiplichiamo per meno 1 e questo andrà a darci la y, quindi la profondità sia dell'end location, ma anche dello start location. Ecco qui che le ante si sono posizionate al punto giusto. Proviamo a aumentare e diminuire lo spessore del frontale. Ecco qui, proviamo a aumentare e diminuire la larghezza delle ante del nostro mobile. Ecco che anche le ante si ridimensionano. Lo stesso dicasi se aumentiamo il numero delle ante oppure se aumentiamo o diminuiamo la profondità. Possiamo anche decidere di mettere un'anta singola.
A questo punto possiamo togliere il collegamento della mesh line alla geometry, quindi tasto CTRL e tasto destro del mouse, e possiamo aggiungere Shift A Group, if 1, Una cosa molto importante, cliccare sul tasto numero 3 in modo da staccarlo dagli altri nodi duplicati. Adesso questo possiamo modificarlo senza effettuare modifiche sugli altri nodi che sono identici. Quindi possiamo modificare l'integer in 2, uscire, lo rinominiamo così da comprendere meglio, quindi if 2, dove 2 ci ricorda il valore dell'indice, ancora if 2 anche qua e if 2 anche qua. Quindi attribuiamo questo nodo all'instance onPoint, quindi poniamo questo nodo tra l'instance onPoints e la geometria, il join geometry. Però ricordiamo che abbiamo bisogno della variabile tipo per valorizzare, per comparare questa if. Quindi andiamo su tipo, trasciniamo giù il collegamento e lo inseriamo qui. A questo punto, avendo noi il tipo 1, non visualizza l'anta, ma se mettiamo il tipo 2, ecco qui l'anta, e ovviamente possiamo anche aumentare il numero delle ante. Se passiamo invece al tipo 1, passiamo ai cassetti, ma siccome i cassetti li avevamo deselezionati, adesso uniamo anche i cassetti, quindi questo è il frontale, manca l'altro collegamento. Ecco qua, il frontale e il retro. Questo per quanto riguarda i cassetti. Quindi possiamo avere 0 per quanto riguarda il mobile puro con ripiani e fianchi, 1 con cassetti e retrocassetti e 2 con le ante. Bene, a questo punto possiamo inserire il nodo Shift A Search Realize Instances. Inseriamo questo nodo nel mezzo tra Join Geometry e Group Output. Adesso che abbiamo inserito questo nodo, andiamo sui modificatori e aggiungiamo il bevel. Ecco che il nostro mobile già risulta più marcato. Però diamo i valori che sono qui, sono troppo grandi, di conseguenza diamo dei valori più piccoli come 002 sulla mount e 3 segmenti. Il video qui si conclude, si ringrazia per la visione. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di farmelo sapere con un vostro like che sarà molto gradito. Arrivederci al prossimo video.